Ci sono pochi smartphone come i Pixel 10, la famiglia intera, che vanno a spezzare l'opinione, quindi spero di potervi aiutare eventualmente a decidere se acquistare o meno questo Pixel 10 Pro XL. La recensione del Pixel 10 la trovate già sul canale. Con questa recensione l'ho usato tantissimo, è veramente settimane che ho a disposizione questo smartphone e sono finalmente pronto a dirvi tutto quello che c'è da sapere. Io vi ricordo che potete supportarci iscrivendovi al canale, attivando la campanella delle notifiche, anche perché in questi giorni è in corso IFA 2025, quindi la fiera di tecnologia a Berlino. Seguiteci soprattutto sui social, soprattutto su Instagram e TikTok, li trovate qua sotto in descrizione, ma adesso iniziamo. Non ci può essere una bella recensione senza un bel unboxing, rapidissimo perché sapete già che cosa non c'è dentro. Confezione interamente in cartone, questa è una cosa che apprezzo molto perché potete prendere e buttare tutto nel contenitore della carta e starete facendo la cosa giusta con il riciclo. All'interno c'è il cavetto USB-C, USB-C e basta. Ai tempi in cui dentro c'erano le cuffie, non so se... vabbè, se sembra veramente un discorso da boomer, sembra che stia parlando di 2500 anni fa. Ho avuto modo anche di provare la cover che mi è piaciuta, è uno smartphone abbastanza grosso, importante in termini di dimensioni. Diciamo che la cover sì, non è male, ma ovviamente va a aumentare ancora le dimensioni. Ma non perdiamoci, in altre parole, andiamo a scoprirlo un pochino più da vicino, partendo proprio dal design e dalla qualità costruttiva. Non è distinguibile, se non per il colore, da un Pixel di precedente generazione. Questo ovviamente è Pixel 10 Pro XL nella colorazione grigia, posso dire molto bella. È questo vetro Victus 2, Gorilla Glass Victus 2 sul retro, che non trattiene neanche una impronta, è veramente bello. Posso dire che non è cambiato nulla, è vero, in termini di design generale di questo smartphone. Ci sono stati dei piccoli accorgimenti, la lucidità del logo Google, il nuovo profilo lucido, ma che anche questo non trattiene esageratamente le impronte, insomma piccole finezze, ma il design è esattamente lo stesso. Come dicevo, a parte i colori è difficile distinguerlo. Un design che a me piace perché è distintivo, è chiaramente uno smartphone Google, con questo fascione qua sul dietro che permette allo smartphone di non traballare quando è poggiato su un piano. Non è sottilissimo, sono 8,5 mm di spessore, ma soprattutto non è leggero. Questo è uno smartphone pesante, 232 grammi sul lungo periodo. Non è un dramma, ma è sicuramente uno degli smartphone più pesanti del mercato. È ancora IP68, quindi resiste ad acqua e polvere e, come vi dicevo, al tatto è veramente molto premium. Quando si parla di scala tecnica, io lo so, volete sapere del processore, di questo Tensor realizzato da Google, ma poi fisicamente prodotto dalle fonderie quest'anno di TSMC. Fino all'anno scorso era invece Samsung a realizzarlo. È un processore su cui ci sono un po' di cose da dire perché è sicuramente un passo in avanti sia sulla potenza che sulla parte di intelligenza artificiale. Se guardiamo i benchmark, però, alla fine è tipo uno Snapdragon 8S Gen 4, cioè un medio top, non un top premium, ecco, diciamo così, e questo può far storcere il naso considerando il prezzo. Però ci sono tante implicazioni da considerare, non solo positive, anche qualcosa di negativo, e adesso ne parliamo guardando la scheda tecnica. Dobbiamo ovviamente parlare delle specifiche tecniche. Ho già fatto una premessa, ne ho già parlato tanto nella recensione del Pixel 10, facciamo un riepilogo. Abbiamo il processore Google Tensor G5 a 3 nanometri, octa-core da 3.78 GHz, realizzato dalle fonderie TSMC, con GPU PowerVR DXT 481536, che vi frega voi dei numeri, ma io ve li dico lo stesso, 16 GB di RAM, unico taglio di RAM LPDDR5X e tagli di memoria interna da 256, 512 o 1 TB. Sono tutti UFS 4.0, per fortuna, visto che il taglio da 128 non c'è più. Io voglio essere antipatico, io lo so che qui qualcuno a Google mi starà maledicendo perché mi diranno: ma come, abbiamo levato il 128 come dicevi te? Ecco, secondo me in questa fascia di prezzo è il momento di levare il 256, altri concorrenti partono direttamente dal 512, l'ho detto. 5G per quanto riguarda la connettività, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, tra l'altro 7, non 6.E come il piccolino, e poi abbiamo il supporto alle reti Thread, il supporto alla eSIM
e alla singola nano SIM, non c'è una doppia nano SIM, quindi se lo volete usare in dual SIM, una delle due SIM deve essere per forza elettronica, uscita video USB-C 3.2, supporto all'SOS satellitare, che tra l'altro questa cosa è una vera figata, perché supporta il trasferimento dati, quindi in caso di emergenza voi potete usare Maps, potete usare WhatsApp anche magari per fare una chiamata, insomma è veramente una figata, ma fuori dagli Stati Uniti non esistono operatori che offrono questo servizio, quindi al momento da noi non serve a niente, ma la tecnologia c'è. In più c'è l'ultra wideband, cosa che non è presente sui piccolini, è una battaglia personale, praticamente quella che porto avanti per l'ultra wideband, che è una tecnologia assolutamente sottovalutata, ma che quando si capirà il potenziale sarà troppo tardi e ce l'avranno 4 smartphone in croce. Audio stereo, quindi abbiamo qui la capsula auricolare e poi lo speaker principale inferiore. Non è il migliore, è migliorato rispetto allo scorso anno, non aggiungo moltissimo, più o meno sono gli stessi miglioramenti che ho apprezzato anche sul Pixel 10. E poi lettore di impronte digitali ultrasonico, ancora una volta dentro il display, e aspettiamo un attimo che riparta l'Always On Display, e devo dire essere secondo me molto più veloce e molto più preciso rispetto al passato. Forse era diventato così anche con gli aggiornamenti Pixel 9, fatemelo sapere nei commenti. Secondo me sul lettore di impronte tanto bistrattato su questi smartphone, secondo me finalmente ci siamo. E in termini di prestazioni, come vi ho detto in apertura, questo non è uno smartphone per gamer, è uno smartphone con ancora evidenti limiti sulla GPU, i cui driver non saranno ancora ben fatti, non saranno state integrate tutte le varie implementazioni nei giochi, insomma offre prestazioni in gioco peggiori di un Pixel 9 Pro XL, questo lo dovete mettere in conto, migliorerà sicuramente, fino a dove però non lo posso dire perché non prevedo il futuro. Non è uno smartphone per heavy gamer, mettiamola così, o per chi vuole il benchmark super ai massimi livelli, però nell'utilizzo quotidiano io ho notato miglioramenti, soprattutto nel bilanciamento energetico, come vi parlerò dopo. Poche differenze per questo display LTPO, piatto, OLED, più luminoso, vi dico tutto. Pannello frontale enorme, tra l'altro vedete una cosa, l'Always On Display, tra l'altro voi vedete delle onde ma è un effetto della ripresa, non ci sono davvero delle onde, è perché il refresh rate si abbassa a 1 Hz, sì, quindi abbiamo Always On Display a colori se volete e display che si abbassa fino a 1 Hz perché è una AMOLED LTPO fra 1 e 120 Hz, 3300 i nit di picco, 6.8 pollici di diagonale, non c'è la pellicola preapplicata, lo segnalo, la risoluzione del display è 1344 x 2992 pixel protetto da un Gorilla Glass Victus 2. Devo dire, per me assolutamente un display veramente molto molto bello, piatto, sì, forse secondo me proprio come contesto a Samsung ci poteva stare una pellicola preapplicata, vuol dire che ve la comprerete voi, ma altrimenti veramente assolutamente promosso, anche perché questi bordi simmetrici fanno moltissimo sul design, secondo me più di quello che molti pensano. Parliamo del software, qui abbiamo Android 16 con 7 anni di aggiornamenti, il che vuol dire 7 anni di patch di sicurezza, ma anche 7 nuove versioni di Android, che io lo dico sempre è un numero che fa girare la testa, perché da quando è in giro questo standard dei 7 anni non sono neanche lontanamente passati 7 anni, non siamo neanche a metà, quindi sarebbe molto curioso fra un po' di anni capire i primi smartphone con 7 anni di aggiornamento dove sono arrivati, però bravissima Google per aver alzato l'asticella, perché non ne potevamo più di 2 aggiornamenti se andava bene. Però vi devo parlare in questo caso specifico del Pixel di una cosa di cui vi ho parlato anche parlando del Pixel 10 Pro, ovvero bello il Pixel, bella l'intelligenza artificiale, Gemini, ma anche tutto quello che è direttamente integrato nel Pixel e che non trovate altrove, ma le funzioni più iconiche, se vogliamo dire così, di questi nuovi smartphone alla fine non ci sono. Non si può usare la connettività satellitare dati, come vi ho già detto, non c'è il conversational edit, ovvero voi dite all'assistente, all'editor foto di Google Photo le modifiche che volete della foto e lui ve le apporta, ma poi vi dirò un piccolo consiglio dopo per farlo quasi alla stessa maniera. Non c'è Magic Queue, che sostanzialmente è una funzionalità che va a anticipare i vostri bisogni fornendovi il file o la risposta che vi serve nel momento in cui vi serve. L'esempio che faccio sempre è un amico che vi chiede a che ora è il concerto e lui che vi propone l'orario giusto perché ha già visto i biglietti acquistati all'interno della mail. Funzioni che da noi non sono presenti e potrei dire vabbè arriveranno, e lo dico,
Però ricordiamoci anche che Pixel Studio e Pixel Screenshot, che l'anno scorso non erano disponibili nel nostro paese, quest'anno non sono ancora disponibili nel nostro paese, non proprio un bellissimo biglietto da visita. Ok, anche qui ho già fatto lo sproloquio sul fatto che non ci sono ancora le funzionalità per il nostro mercato, vi ho già parlato degli aggiornamenti, della nuova Material 3 Expressive, andate a vedere anche il video del Pixel 10 Pro. Vi dico che sono riuscito ad abilitare, scusate porto un attimo fuori dall'inquadratura, sono riuscito ad abilitare la traduzione vocale delle chiamate, mi sta riscaricando il pacchetto dati, forse c'è un aggiornamento, il pacchetto vocale, scusate. Cos'era successo? Ve lo dico, vi dovesse essere mai successo, ero nella beta. Era una cosa che avevo immaginato, ma anche disinstallando la beta non succedeva nulla. In sostanza, prima di reinstallare l'app dopo che siete usciti dalla beta, aspettate qualche ora, perché altrimenti, anche se siete usciti dalla beta, lui continua a installarvi la beta. Quindi uscite dalla beta, aspettate qualche ora, reinstallate e a quel punto avete questa versione con traduzione vocale che traduce nelle varie lingue la voce dell'altra persona nella vostra lingua dalla sua lingua, e l'italiano è assolutamente compatibile. Mi piace molto il fatto che intanto mi piace questa nuova banda dei toggle di Android 10, questo menu dei toggle di Android 10, addio, di Android 16, che è personalizzabile nelle dimensioni, quindi ogni singolo toggle può essere ridimensionato, vedete, e quindi potete andare ad accomodarne di più o di meno in base a come volete impostarlo. E tra le altre cose ci sono anche, mi sa che qui l'avevo, eccolo qua, ci sono anche le varie modalità, quindi non solo il non disturbare, ma un po' come io dico sempre i profili Nokia oppure la modalità non disturbare di iPhone, è possibile finalmente creare profili diversi e non soltanto il non disturbare classico. Per il resto il software è fluidissimo, riceverà tanti aggiornamenti, non ha le funzioni purtroppo del mercato statunitense. L'unica cosa che posso dire è che se vi manca il conversational edit, chiedetelo a Gemini e più o meno fa quasi la stessa cosa. Parliamo di fotocamere, qui abbiamo 3 sensori fotografici in questa banda, che forse riesco anche a mettere a fuoco, 50 megapixel f1.7, 48 megapixel zoom 5x f2.8 e una 48 megapixel f1.7 grandangolare. Non ci sono in realtà novità sulla scala tecnica rispetto all'anno scorso, così come la fotocamera frontale è una 42 megapixel f2.2. Andiamo nell'interfaccia di scatto, eccola qui, prendiamo la cover grigia che è un pochino bluastra nell'anteprima, ma è anche un po' un effetto della ripresa, che non ho tarato magari al 100% bene i colori. Eccoci qua, zoom 5x ottico, grandangolare, e vedete che la fluidità del passaggio è discreta ma non esattamente perfetta. Tra le novità abbiamo questo che è il coach, che sostanzialmente vi va a dare consigli su come creare l'inquadratura, e io aggiungo che ancora una volta vi potrà sembrare una cosa stupida, ma probabilmente ai vostri genitori, ai vostri zii, ai vostri nonni, non lo so, non sarà affatto stupido, perché il motivo per cui fanno foto brutte spesso è perché non sanno fare foto, e qui Gemini guarda la scena per voi e vi dà dei consigli. L'ho provato in diretta da Londra, non sempre utilissimo, però diciamo che non dà mai consigli sbagliati, ecco, non vi porta mai sulla cattiva strada. Modalità ritratto, modalità aggiungimi che ho riprovato, vi farò vedere alcune foto, esposizione lunga, anche questo l'ho riprovato, panning, panoramica. Tappando qui abbiamo tutte le impostazioni aggiuntive, qui si switcha ai video dove abbiamo qui il famigerato, spendo 2 parole, che ne ho spese poche in realtà, sul Pixel 10, perché in realtà qui ha più senso, perché per esempio c'è la possibilità di usare il video in 8K solo con Video Boost, infatti se lo spegnete si ridisattiva 8K Video Boost, oppure potete fare il 4K 60, anzi il 4K, sì, il 4K 60 in HDR se riattivate il Video Boost. Cosa vuol dire? Vuol dire che i vostri video vanno backuppati sul cloud e allora verranno elaborati, a volte ci vuole anche qualche ora, per poi ottenere il risultato finale. Non è una cattiva idea, ovviamente vi servono i dati per farlo e serve che abbiate attivato il backup, oppure che ogni video, dopo che avete fatto il Video Boost, dovete comunque dirgli di eseguire il backup se non avete messo il backup su tutto, e poi vi beccate la versione migliorata. Il miglioramento è ok, a volte di rado vedo ancora qualche glitch, ma poi esportarlo è macchinoso, vengono fuori dei file difficilmente guardabili tramite altre app, non lo so, è una bella idea con un'esecuzione ancora
secondo me lontana dalla perfezione, anche perché vi faccio vedere, aprendo un video boost, eccolo qua, dovete comunque sempre andare a selezionarlo, perché di default avete ancora le due opzioni. È vero che tappando qui potete dire mantieni questa, elimina il resto e rimane solo questa, però non lo so, è ancora un po' non esattamente trasparente come avrei voluto, ecco, questa funzionalità. Ma basta chiacchiere, andiamo a vedere come fa le foto e le foto come sono. A me piacciono tantissimo. Io devo dire che veramente ad oggi, se una persona mi dicesse voglio uno smartphone per fare delle belle foto, probabilmente direi Pixel. E voi state dicendo, come Pixel? Pixel non è il miglior camera phone. E io vi risponderei, è vero, Pixel non è il miglior camera phone. Lo consiglierei a un pubblico generale, cioè a una persona che non conosco, che incontro per strada, mi chiede, e io gli direi, prendi il Pixel. Perché? Perché è quello che sbaglia meno, che è più consistente e che ha dei miglioramenti trasparenti all'utente, che però poi si traducono davvero in delle foto migliori o comunque in delle foto particolari che altrimenti non avreste potuto ottenere. Certo è che alcune funzioni le ottenete solo se attivate anche il backup su Google Photo, quindi diciamo che comunque anche lì dovete affidarvi al backup di Google, però secondo me è veramente molto, molto piacevole, anche molto divertente da usare, funziona veramente bene. Vi dovessi dire è il miglior camera phone? No, ho provato dei camera phone di un altro tipo, sto pensando, non lo so, allo Xiaomi 15 Ultra, agli smartphone di Vivo, insomma ci sono altri camera phone, però veramente molto molto bene. In più, Auto Best Take che scatta in automatico più foto se vede una foto di gruppo e poi vi dà quella migliore oppure mescola i visi per avere la foto migliore, e il Super Rest Zoom a 100x di cui avete già visto un po' di sample perché ne ho fatti tantissimi, che sostanzialmente è l'intelligenza artificiale quando scattate oltre il 30x che va a ricreare, a ricostruire la foto finale affinché abbia un risultato plausibile per quel livello di zoom. È pura fantascienza, l'avevamo già visto sugli smartphone Honor per primo, ad essere completamente sinceri. Non funziona sui volti, funziona male su oggetti in movimento, su oggetti molto particolari, ma funziona molto bene su paesaggi, edifici, eccetera, eccetera, dove riesce a ricostruire delle cose che è incredibile perché lui sa che quella cosa va ricostruita così e a malapena lo sapete voi. È un discorso un po' difficile, però le foto che state guardando a 100x capite da soli che sono strepitose, perché sono veramente notevoli rispetto a quello che lui vede, perché a tutti gli effetti lui vede lo scatto originale, ma riesce a inventarsi, perché a tutti gli effetti se lo inventa, uno scatto veramente superbo. Aggiungo codec AV1 per la registrazione di video, quindi video più compatti, una stabilizzazione migliore sulla fotocamera principale e due parole sul Add Me, quindi sull'aggiungimi, che è una funzione che secondo me è una figata incredibile, è molto sottovalutata e secondo me tante persone si dimenticano anche di avere a bordo questa funzione. Funziona bene sempre, funziona perfettamente una volta su due. Dovete fare qualche tentativo, secondo me, a volte, soprattutto se il panorama è un po' complesso, a volte magari vi può posizionare un po' leggermente imperfetto, ma di per sé è veramente una figata incredibile. Non male anche la selfie cam, secondo me è migliorata, è forse una delle cose in proporzione che è migliorata di più. Sui video ho già un po' commentato il video boost, ma commento anche i video che secondo me sono veramente molto buoni. Non siamo al livello di iPhone, so che sto dicendo una banalità, ero in un contesto lavorativo, volevo fare una cosa lavorativa, lo volevo fare col Pixel, l'immagine era, le condizioni di luce erano terribili, c'erano un sacco di riflessi, era veramente terribile. Alla fine ho tirato fuori l'iPhone, sono sincero, però i video ve li state guardando, sono veramente veramente dei bei video e comunque non ho usato, l'ho comunque usato per fare dei contenuti social, ce n'è stato uno per cui mi sono sentito che, infatti era così, tirando fuori l'iPhone avrei fatto un video migliore, ma l'ho usato anche lui per la parte social, se non vi siete accorti di nulla, sul profilo di Smartworld su Instagram l'ho tranquillamente utilizzato e devo dire assolutamente valido. Ma quindi non ci si può giocare con questo smartphone? No, ci si può giocare, qui siamo addirittura a 100 frame per secondo, può tendere sul lungo periodo, perché l'ho provato, a diventare uno smartphone un po' calduccio. Qui ci stiamo mettendo proprio in difficoltà, allora spariamo questo fumogeno, spariamo ancora un paio di colpi, siamo già però a 56 fps, chi è che ci sta sparando? Niente, ci stanno sparando da davanti,
decolliamo con il nostro aeroplanino, siamo scesi per un attimo sotto i 50 fps, ma ora siamo di nuovo a 100, diventa un po' caldo e tutti i dettagli sono al massimo. Qui c'è un po' la storia che si sta anche un po' dicendo online, ho visto, dei driver. È indubbio, questa è una nuova scheda video, diciamo così, e quindi in un mondo mobile in cui i processori grafici non sono tantissimi, ovviamente tutti devono un po' adattarsi ai nuovi arrivi come in questo caso, però vedete non è che non gioca in 3D o gioca a scatti o mancano dettagli, il gioco è secondo me assolutamente giocabile. Non voglio perdere altre parole, le ho già spese anche per il piccoletto, vi parlo di batteria, non vi ho parlato di audio, proviamo a rientrare in gioco se siamo ancora in tempo. Dove sono finiti i nostri nemici? Alzo il volume, questa cosa dei tasti invertiti qua su, fra volume e accensione, ci si deve fare l'abitudine, ma appunto come tutte le cose ci si fa l'abitudine. Come vi dicevo, l'audio è migliorato, torniamo alla nave. Oh, direi che non è andata bene, ragazzi. Direi che è andata molto male, mai vista, oh oh. Vabbè, niente, che brutta figura. Quindi esco e vi parlo appunto di quest'audio migliorato, non il top in assoluto fra tutti gli smartphone, ma assolutamente buono. All'interno di questo smartphone abbiamo una 5200 mAh, che è una buona capacità per uno smartphone di questo tipo, non è silicio carbonio ovviamente, se no sarebbero stati 6000, forse anche di più mAh, anche 7000 probabilmente, ed è uno smartphone che a fine giornata ci arriva con quasi ogni tipo di utilizzo. Veramente l'unico che mi ha dato un po' di problemi è il gaming prolungato, che è quello che lo manda più in thermal throttling, che lo fa scaldare, però per esempio anche nella registrazione video, stare fuori, fare tante foto, anche sotto il sole, non l'ha fatto diventare incandescente, quindi c'è una categoria di persone per cui questo smartphone non va bene, ma nel complesso secondo me l'autonomia è buona. La ricarica è rapida, sì, possiamo dirlo, è a 45 watt, certo non fulminea, ma secondo me ok. Magari i prossimi anni però vogliamo vedere salire un po' questo numerino. Quello che è migliorato è il supporto wireless, perché la ricarica adesso è C2.2 solo sul Pro XL, a 25 watt con caricabatterie magnetici, quindi cercate quelli compatibili C2 con ricarica fino a 25 watt e sapete che state scegliendo i più rapidi in assoluto perché possono caricare. Io lo so che direte, ma chi se ne frega della ricarica magnetica, bastava una cover col magnete? Sì, per tenere le cose agganciate, ma se volete la ricarica wireless rapida, vi ci vuole uno standard come il MagSafe, come il C2.2, che permetta di far sì che tutti i componenti della ricarica rapida siano perfettamente allineati con il caricatore wireless grazie ai magneti, altrimenti è tutto inutile perché basta un piccolo disallineamento e addio 25 watt. E siamo quindi alle conclusioni, questo era Google Pixel 10 Pro XL, vi ricordo che sul canale c'è già la recensione di Pixel 10, che arriveranno altri video su altri prodottini Google e Pixel che usciranno nelle prossime settimane, quindi iscrivetevi al canale, attivate la campana delle notifiche, anche perché siamo sotto IFA e arriveranno un sacco di chicche. Per quelle soprattutto seguiteci su Instagram e TikTok, li trovate qua sotto. Arriviamo alle conclusioni, parliamo di prezzo 1299 euro, che è più alto dell'anno scorso, ma è lo stesso prezzo dell'anno scorso, semplicemente perché non c'è più il taglio da 128 giga ed è rimasto lo stesso prezzo per il 256. È un prezzo, secondo me, ok. Secondo me un prezzo migliore rispetto a quello del Pixel 10 che nel taglio da 256, l'unico che vi consiglierei, costava 999 euro. Secondo me quando anche solo si considera di acquistare uno smartphone attorno ai 1000 euro, ditemi se sbaglio, aggiungere altri 200, 250, 300 euro non è quello che svolta la vita, non è quello che cambia assolutamente lo stile di vita, soprattutto se ovviamente ci sono delle giustificazioni. Qui ce ne sono un po', c'è la RAM maggiore, c'è il Wi-Fi 7, l'ultra wideband, lo schermo LTPO, l'Always On Display colorato, la ricarica più rapida, la ricarica magnetica più rapida, il video boost per quanto riguarda i video in 8K, il Super Res Zoom, le fotocamere comunque migliorate, insomma è un altro telefono rispetto al Pixel 10. Questo, a differenza del Pixel 10, lo consiglio a sinceramente tutti, è secondo me uno smartphone da provare, è vero, forse non a quella cifra lì però. Tutti, come ho detto nel video se l'avete visto tutto, eccetto le persone che cercano prestazioni pure e che giocano tanto, lì siamo ancora purtroppo indietro e va assolutamente qualcosa che Google deve sistemare, se non qui, sui prossimi smartphone. Non 1299 euro, soprattutto se date indietro uno smartphone, c'è una promo mi pare fino a fine settembre,
un extra 250 euro di sconto se date indietro uno smartphone per l'acquisto di lui, che quindi può venir via, come si suol dire, a dei prezzi decisamente più interessanti. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, disclaimer finale, questo Pixel 10 Pro XL me lo ha inviato Google, che non ha visto questo video in anteprima, non ha fornito input editoriale, non ha fornito compenso economico. Io vi ringrazio e noi ci vediamo a un prossimo video.